Buongiorno amici, oggi inizia ufficialmente il raduno, come si chiama il raduno? Divine Costiere. Le Divine Costiere, siamo a Ponte Cagnano in provincia di Salerno. Il suggeritore. Allora, noi siamo pronti per fare colazione, poi andremo a prendere le moto e ci avvieremo verso la prima visita di oggi, che sarà il Vesuvio. Bene ragazzi, se il video vi interessa, seguiteci dopo la sigla. Abbiamo notato che molti di voi guardano i miei video, ma tanti di voi non sono iscritti. Fatelo, perché grazie alla vostra iscrizione mi date una grossa mano a portare avanti questo progetto. Bene ragazzi, allora pronti per andare a visitare il Vesuvio e tutto quello che c'è intorno? Bene ragazzi, allora sigla! Siamo partiti, destinazione Vesuvio, fiume di lava. La giornata purtroppo non è delle migliori, comunque le previsioni danno bel tempo più avanti, speriamo in bene. Giornata ventosa, guardate gli alberi come sono frustati dal vento. Prima uscita, Torre del Greco, per andare a visitare il Parco Nazionale del Vesuvio. La salita verso il Vesuvio e inizia anche a piovere, porca miseria. Caspita, per strada è pieno di pietre laviche e siccome sono taglienti bisogna fare in modo di evitarle, o almeno cerco di evitare tutte quelle che riesco. Continuiamo a salire e ovviamente questo paesaggio mi ricorda Umungebeddu, ovvero il mio vulcano, l'Etna. Siamo arrivati parcheggio dell'osservatorio e siamo arrivati anche all'osservatorio vesuviano qui appunto sul Vesuvio. L'osservatorio vesuviano di Ercolano appartiene alla storia del vulcano, ma anche della vulcanologia mondiale. L'osservatorio vulcanologico, situato in contrada Osservatorio nella parte alta del comune di Ercolano, nel territorio incluso nel parco. Lo si raggiunge facilmente seguendo la provinciale che sale al cratere. Realizzato nel XIX secolo, è stato il primo osservatorio vulcanologico del mondo, il luogo in cui si sono svolte le prime ricerche sismiche e vulcanologiche, in cui si sono sperimentati diversi strumenti di misurazione. Annovera tra i suoi direttori personaggi della scienza del calibro di Palmieri, Melloni e Mercalli. Oggi ospita un museo della strumentazione scientifica che veniva utilizzata nel passato per studiare i terremoti e i vulcani. L'osservatorio vesuviano è il più antico osservatorio vulcanologico del mondo, fondato dal re delle due Sicilie, Ferdinando II di Borbone, con l'aiuto dell'allora ministro Nicola Sant'Angelo nel 1841, durante il settimo congresso degli scienziati italiani tenutosi a Napoli dopo le incessanti richieste fatte dalle accademie scientifiche. Costruito a 2 chilometri di distanza dal cratere del Vesuvio, in un periodo storico di entusiasmo per la scienza in generale e per gli studi sul magnetismo terrestre in particolare. La storia dell'osservatorio da allora ad oggi ha alternato momenti di splendore a periodi di declino. Il primo a dirigere l'osservatorio fu il fisico Macedonio Melloni, che fondò anche l'osservatorio meteorologico. In questo osservatorio Luigi Palmieri, successore nella direzione di Melloni, realizzò il primo sismografo elettromagnetico della storia, con il quale verificò la corrispondenza fra processi vulcanici e sismici.
Nel 1862 Palmieri preparò un programma di ricerca costituito da una rete di stazioni di rilevamento di diversi parametri, utili per poter in qualche modo anticipare l'attività vulcanica. Da quel momento nasce un metodo moderno di indagine. Uno dei momenti drammatici per l'osservatorio fu nel 1872, quando venne circondato da un'ondata di lava, isolandolo per diversi giorni. L'osservatorio fu diretto anche dal noto Giuseppe Mercalli nel 1911. Qui progetta una riforma dell'osservatorio stesso, basata su un programma di ricerca che prevedeva lo studio del vulcano Partenopeo e delle sue eruzioni, la registrazione dell'attività sismica e presismica, oltre all'osservazione e valutazione dei risultati di misurazioni sul campo. Nel 1983, al culmine del bradisisma flegreo, la sede operativa fu spostata in un edificio pubblico a Napoli, sulla collina di Posillipo. Oggi la sede operativa di ricerca e sorveglianza è a Napoli, in via Diocleziano 328, mentre la sede storica sul Vesuvio ospita un museo vulcanologico nel quale si possono ammirare, tra l'altro, gli antichi strumenti meteorologici e geofisici ideati dagli illustri scienziati che vi hanno lavorato per oltre 150 anni. Abbiamo finito la nostra visita al museo, all'osservatorio vesuviano, dove c'è una bellissima raccolta di strumenti meteorologici e sismologici. Devo dire che la visita è stata bellissima e molto interessante. Quello che io vi ho raccontato è soltanto una minima parte di quello che le guide bravissime ci hanno raccontato. Ovviamente in descrizione metterò il link per avere informazioni per le varie visite qui all'osservatorio, che io vi consiglio vivamente. Noi adesso ci portiamo lentamente verso l'ingresso del fiume di lava. Come tutti sanno, il Vesuvio è per i napoletani come uno di famiglia. Siamo all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio e questo è il sentiero numero 9 che conduce al fiume di lava, creatosi con l'eruzione del 1944, con le discese verso valle tra il Gran Cono e il Monte Somma, dalla quale durante quell'eruzione furono emessi 21 milioni di metri cubi di lava, distrutti numerosi centri abitati e le ceneri giunsero fino in Albania. Grazie a questo sentiero, che è stato aperto nel marzo del 2020, è possibile vivere l'emozione di camminare sopra una colata lavica, con intorno un paesaggio che sembra quasi lunare. Questo percorso parte da Ercolano, nei pressi dell'osservatorio vesuviano, quindi una visita all'osservatorio è quasi d'obbligo, così come abbiamo fatto noi. È un percorso di difficoltà bassa, con una lunghezza di poco più di 1000 metri andata e ritorno, un dislivello di soli 65 metri ed è particolarmente idoneo anche alle scolaresche. La vegetazione è molto variegata, infatti all'inizio del percorso ci si immerge nel bosco di latifoglie robinia, castagno, nocciola, carpino nero e roverella, mentre nel sottobosco trovano vita alcuni esemplari di biancospino. Siamo al punto di incontro con il tracciato in discesa del sentiero 8, dove si nota la presenza di un pozzo di età borbonica per la raccolta dell'acqua piovana e un bel esemplare di sambuco. In questo punto passava il trenino a cremagliera che trasportava i turisti da Ercolano all'osservatorio Eremo, che trasportava i turisti in cima al vulcano. Il trenino a cremagliera era il successore di un precedente mezzo di trasporto, ovvero la funicolare, inaugurata nel 1879 e che ispirò la nascita della famosissima canzone Funiculi Funicula.
Purtroppo nel 1944, con l'eruzione che creò il fiume di lava, distrusse anche la rete del trenino a cremagliera, che venne sostituito con un impianto di seggiovia, anch'esso oramai in disuso. Continuando il percorso verso il fiume di lava, saliamo un po' di quota e durante il percorso si possono vedere l'edera, la rosa selvatica, il tamaro, riconoscibile per i fusti rampicanti e le piccole bacche rosse, che maturano in autunno. Più avanti, quando si arriva in piano, altre specie di fauna arricchiscono il paesaggio, come la valeriana, la carota selvatica, le ginestre, per poi arrivare al fiume di lava dove primeggia la macchia mediterranea con una particolare qualità di lichene. Ma a farla da padrone è il paesaggio che si presenta in tutta la sua magnificenza con il golfo partenopeo. Il percorso purtroppo non è ad anello, quindi basta ripercorrere i propri passi per ritornare al parcheggio e riprendere le moto. Abbiamo finito la nostra visita al fiume di lava, che io consiglio tantissimo. Le guide ci hanno spiegato di tutto punto i vari particolari di quel tratto di sentiero del fiume, molto bello. Sono rimasto molto soddisfatto e consiglio di andare a visitare questa località, che tra l'altro si trova vicino all'osservatorio vesuviano, quindi si fa una bellissima tappa su in cima al Vesuvio, si va a visitare l'osservatorio e quindi anche il fiume di lava. Un saluto dal Vesuvio di Napoli a tutti gli amici che quando vedranno questo filmato dicono: ma chi è quello? È il comandante. Buona giornata a tutti. Ma il comandante chi? Nome? Renato. Renato, il comandante Renato, comandante di elicotteri. Sì, di elicotteri. Pilota di elicotteri. Pilota di elicotteri. Va bene. Un saluto a tutti, ciao. Ciao.